Capitolo 1. L'apparizione d'oro. Venezia, giorno dell'Ascensione. Migliaia di persone attendono sulle rive del bacino di San Marco, in un silenzio rotto solo dall'acqua che sbatte contro la bianca pietra d'Istria. All'improvviso, oltre la punta della dogana, un bagliore accecante colpisce la folla. Emerge una massa imponente, una struttura monumentale interamente ricoperta di foglia d'oro zecchino, che scaglia la luce del sole sull'acqua scura, creando l'illusione di un incendio liquido. Non è un'imbarcazione da guerra, irta di cannoni, non è un vascello mercantile, appesantito da spezie d'Oriente. È il Bucintoro, la galea di Stato, il potere stesso della Repubblica trasformato in arte e scultura. Non esisteva nulla di simile in Europa. Mentre Spagna e Francia varavano pesanti galeoni militari, i dogi rispondevano con un trono galleggiante, un capolavoro di sfarzo finanziato dalle ricche casse dello Stato. In questo viaggio, su Venezia e la sua storia, scopriremo come questa visione d'oro divenne il simbolo della potenza veneziana, l'emblema di una repubblica che si considerava padrona del suo mare. Un'illusione di eternità, eppure tutto questo era destinato a crollare. Sarebbe arrivato un uomo dalla Francia e un giorno questo splendore incomparabile sarebbe finito nel fuoco. Ma prima di arrivare a quel giorno tragico, dobbiamo capire come funzionava questa incredibile macchina del consenso. Che cos'era, davvero, questo palazzo sull'acqua e perché la Repubblica aveva un bisogno così vitale di metterlo in scena davanti agli occhi del mondo. Capitolo 2. Il teatro politico e il nome del mito. Sul Bucintoro, la Repubblica di Venezia metteva in scena il proprio potere. Non era una semplice imbarcazione per il doge, era un vero e proprio palcoscenico sull'acqua, costruito per impressionare e per affermare la superiorità della Repubblica di Venezia di fronte al resto dell'Europa. Immaginate di essere un ambasciatore straniero nel Settecento, venite dalle sfarzose corti di terraferma, da Parigi, da Madrid o da Vienna. Siete abituati all'imponenza dei palazzi di pietra e all'improvviso, scivolando senza rumore sulle acque piatte della laguna, vi viene incontro questa galea colossale. Il legno scricchiola dolcemente sotto la spinta dell'equipaggio, le lunghe pale dei remi fendono l'acqua con un ritmo ipnotico e cadenzato. L'impatto emotivo era straordinario. Venezia non aveva bisogno di intimidirvi schierando una flotta armata in quel momento. Vi stordiva mostrando una ricchezza e una padronanza tecnica inarrivabili. Ma da dove deriva un nome così evocativo e singolare, Bucintoro? Le sue origini storiche si perdono proprio al confine tra le nebbie del mito e la rigida concretezza del dialetto locale. Secondo alcuni storici rinascimentali, la parola deriverebbe da Bucentaurus, una creatura mitologica, un incrocio fantastico tra un bue e un centauro, che forse, un tempo, adornava come scultura di legno la prua delle primissime imbarcazioni dogali. Esiste però una seconda spiegazione, meno poetica forse, ma molto più radicata nel fango della laguna. Deriverebbe dall'antica espressione veneziana buzo d'oro. Il buzo, o burcio, era la tradizionale e massiccia imbarcazione da carico, usata per trasportare le merci pesanti lungo i canali. Un burcio ricoperto d'oro, insomma, una barca da lavoro, simbolo della fatica mercantile trasformata nel trono abbagliante dello Stato. Qualunque sia la vera radice del nome, il messaggio politico restava inequivocabile. Come abbiamo accennato, mentre le altre grandi potenze europee svuotavano le casse statali per costruire pesanti galeoni militari destinati alle aspre battaglie marittime, i dogi facevano una scelta radicalmente diversa. Il Bucintoro era l'arma di propaganda più pacifica, costosa e raffinata del mondo. Ma una simile meraviglia ingegneristica non nacque certo perfetta in un solo giorno. Fu il risultato di secoli di prove, di scafi logorati dal sale e di rifacimenti continui guidati da un'ossessione tutta veneziana per la grandezza. Un'ossessione che ci porta a una domanda inevitabile.
Com'erano fatti i primissimi Bucintoro prima di evolversi nel gigante dorato che avrebbe stregato l'Europa intera? Capitolo 3. L'evoluzione nei secoli. L'imbarcazione scintillante del Settecento che tutti conosciamo è solo l'ultimo atto di una lunga storia. Per capire come si arrivò a quel capolavoro, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino al XIII secolo. I documenti antichi parlano per la prima volta di un Bucintoro intorno alla metà del 200, ma dimenticate lo sfarzo delle epoche successive. I primi modelli erano molto più semplici, più austeri. Erano imbarcazioni di rappresentanza, certo, ma mantenevano ancora le linee agili e severe delle navi pronte a solcare il mare aperto. Eppure, il legno è materia viva e fragile, e la laguna di Venezia è un ambiente spietato. L'acqua salata e il fango intaccavano inesorabilmente gli scafi. Il decadimento naturale obbligava la Repubblica a continue manutenzioni e, dopo qualche decennio, a vere e proprie ricostruzioni. Ma la necessità pratica divenne ben presto un'opportunità politica. Rifare il Bucintoro non significava solo sostituire le asse marce, significava lanciare un messaggio al mondo. Ogni generazione di veneziani volle un Bucintoro più magnifico del precedente. Col passare dei secoli, le forme cambiavano lentamente, le sculture in legno aumentavano, diventando via via più complesse. L'oro iniziava a coprire superfici sempre più vaste. La Repubblica attraversava periodi di straordinaria espansione, alternati a crisi profonde, ma la sua nave di Stato doveva sempre proiettare un'immagine di forza incrollabile. Non bastava più mostrare una bella galea, il bisogno politico di stupire alleati e nemici divenne una priorità assoluta di Stato. Si arrivò così al 600, con un Bucintoro che era già un superbo capolavoro barocco, ma per i senatori veneziani non era ancora abbastanza. Venezia voleva un'opera definitiva che sfidasse il tempo. Si arrivò così alla decisione di costruire l'ultimo insuperabile Bucintoro, lo scafo monumentale varato nel 1729, un'imbarcazione destinata a lasciare il segno nella storia europea. Ma per realizzare un'opera del genere serviva un luogo strettamente sorvegliato, un luogo dove l'arte incontrava la severa disciplina statale e dove migliaia di mani esperte lavoravano al riparo da sguardi indiscreti. Cosa accadeva davvero dietro gli alti muri di mattoni rossi dell'Arsenale di Venezia e come fecero i maestri d'ascia a dare vita a questo trionfo di lusso e ingegneria? Capitolo 4. I segreti dell'Arsenale. Ciò che si vide per la prima volta nel 1729 non era solo una galea. Era un formidabile esercizio di orgoglio ingegneristico. Ed è proprio fermandosi a osservarne la stazza e le proporzioni che il Bucintoro rivela tutta la sua straordinaria unicità. Fermatevi a guardarlo. Immaginate una lunghezza di 35 metri e una larghezza di oltre 7 metri. Cifre importanti, eppure il Bucintoro non doveva superare tempeste oceaniche né caricare cannoni per lunghe traversate militari. Era stato progettato e calibrato con un solo preciso scopo: galleggiare con sublime maestà nel cuore di Venezia. La sua sfiada non era battere le correnti dell'Atlantico, ma paralizzare lo sguardo dell'Europa. Il cuore pulsante di questa struttura si divideva su due mondi sovrapposti. In basso, nel pontile inferiore nascosto agli occhi della folla, si sudava. Lì dominava il legno grezzo e lo sforzo umano. Sopra, nel sontuoso pontile superiore, la Repubblica metteva in mostra il suo velluto rosso, l'oro e il dominio politico assoluto. A dare vita a questa immensa scenografia galleggiante ci pensavano i muscoli di quasi 170 uomini. 168 rematori per la precisione, organizzati in squadre di 4 per manovrare ognuno dei 42 grandi remi di legno massiccio. Un colpo di remi, poi un altro, un battito ritmico e perfetto che spingeva un peso enorme, vincendo la forza delle correnti lagunari e assicurando al trono dogale una navigazione lenta e imponente. Ma la vera impresa dell'Arsenale non fu solo meccanica, fu artistica.
Sulla struttura prese vita il lavoro di alcuni tra i migliori maestri intagliatori veneziani del tempo. Centinaia, letteralmente centinaia di sculture e bassorilievi coprirono il legno da prua a poppa. E non erano semplici vezzi decorativi, erano messaggi politici scolpiti nel vivo dell'imbarcazione. Sulla prua si ergeva superba la figura della giustizia. Poco lontano trionfava l'immancabile leone alato di San Marco, a dominare ogni rotta. Altre figure allegoriche popolavano la balaustra, pronte a ricordare agli ospiti chi dettasse legge sul mare. E infine, il tocco più sbalorditivo: la luce. L'intero sfarzo scultoreo era sigillato sotto una pelle abbagliante di pura foglia d'oro zecchino, che azzerava il colore del legno e lo tramutava nel metallo dei sovrani. Il Bucintoro del Settecento era eccessivo, era pesantemente barocco, era il lusso portato all'esasperazione, ed era esattamente così che il Senato veneziano lo aveva voluto. Ma sotto tutto quest'oro, l'abbiamo appena intravisto, c'era un mondo di fatica e c'era un ordine gerarchico ferreo. Chi erano davvero questi 168 uomini ai remi e chi aveva il rarissimo privilegio di passeggiare sul pontile superiore, accanto al Doge della Repubblica? Capitolo 5. La vita a bordo. Chiudete gli occhi e immaginate l'interno di una grande galea del Settecento. Il pensiero corre subito ai prigionieri, agli schiavi incatenati ai banchi di legno, costretti a remare al buio sotto la minaccia costante della frusta. Ma sul Bucintoro le cose funzionavano in modo completamente diverso. I 168 uomini che faticavano nel pontile inferiore non erano schiavi, provenivano in gran parte dall'arsenale. Erano uomini scelti con cura tra i lavoratori e le maestranze della Repubblica, cittadini liberi. Essere selezionati per manovrare i remi sulla nave di Stato non era affatto una punizione, era considerato un onore e un compito di grande responsabilità, regolarmente retribuito dalle casse pubbliche. Immaginate il calore opprimente là sotto, il sudore che inzuppava i vestiti, il rumore ritmico e assordante del legno che strideva contro il legno, scandito solo dagli ordini secchi dei capi voga. Eppure, quegli uomini remavano consapevoli di essere il motore vitale dello Stato. Ma se in basso regnava il buio e la pura fatica muscolare, al piano di sopra andava in scena il teatro scintillante della politica. Il ponte superiore era un vero e proprio salone delle feste galleggiante, lungo oltre 30 metri. A coprirlo, un immenso tendone pensato per proteggere gli illustri ospiti dal sole battente della laguna. Qui nulla era lasciato al caso. Ogni singola cosa rispondeva a un ordine gerarchico rigido e inflessibile. Non si sedeva dove capitava sul Bucintoro. A poppa, nella parte più prestigiosa e sicura dell'imbarcazione, troneggiava il Doge. Sedeva su un seggio rialzato, avvolto nel suo pesante manto d'oro, protetto da un sontuoso baldacchino. Accanto a lui trovavano posto gli ambasciatori stranieri e i massimi rappresentanti della Chiesa. Poi, scendendo man mano lungo i lati della nave, sedevano i membri del patriziato veneziano, i senatori, i magistrati, i nobili, tutti sistemati secondo una calcolatissima distanza dal capo dello Stato. La vicinanza fisica al Doge indicava, in modo visivo e immediato, il peso politico di ogni singolo uomo a bordo. Era un microcosmo perfetto della società veneziana dell'epoca, il popolo specializzato che spinge faticosamente la nave dal basso e l'aristocrazia che la governa dall'alto, avvolta nel lusso. E quando questa formidabile macchina umana e politica era finalmente al completo, carica dei suoi passeggeri illustri, iniziava a muoversi. Usciva dal bacino di San Marco, scivolando lentamente verso l'imboccatura del porto, in direzione del mare aperto. Si preparava a compiere il rito politico e religioso più antico, sacro e affascinante di tutta la storia veneziana. Quali parole pronunciava il Doge, gettando un anello d'oro tra le onde dell'Adriatico? Capitolo 6. Lo sposalizio del mare. Ogni anno,
Nel giorno dell'ascensione, Venezia si fermava. Era la festa della Sensa, non una semplice ricorrenza religiosa, ma il culmine assoluto della propaganda di Stato, il momento in cui la Repubblica ricordava al mondo intero il suo legame indissolubile con l'acqua. Il Bucintoro, staccatosi dal molo di San Marco in tutta la sua imponenza, diventava il centro di un corteo sterminato. Immaginate la scena dall'alto. Centinaia, forse migliaia di imbarcazioni minori lo circondavano. Gondole riccamente addobbate, barche di nobili e di popolani, tutte schierate nel bacino di San Marco. L'acqua della laguna quasi scompariva sotto una distesa di legno, remi e stoffe preziose. Il Colosso d'Oro si muoveva con una lentezza calcolata, maestosa. Lasciava alle sue spalle il palazzo ducale e puntava verso est, verso l'imboccatura di Porto del Lido, dove la calma della laguna incontra le correnti del mare aperto. Era un viaggio breve, ma carico di una tensione quasi mistica. Il rumore sordo dei remi che fendevano l'acqua si mescolava ai canti, al suono delle campane a festa e ai colpi di cannone sparati a salve dai forti militari lungo la costa. Arrivato al limite delle acque veneziane, il Bucintoro si fermava. Il silenzio calava improvvisamente sulla folla radunata sulle barche. Il patriarca di Venezia benediceva l'acqua. Poi, dal punte superiore del trono galleggiante, il doge si sporgeva verso le onde. Nella sua mano brillava un anello d'oro. Lo lasciava cadere in mare, pronunciando una formula in latino che risuonava come una sentenza inappellabile. Desponsamus te mare, insignium veri e perpetuique dominium. Ti sposiamo, mare, in segno di vero e perpetuo dominio. Non era una semplice preghiera, era un vero e proprio contratto di proprietà. Venezia dichiarava di essere la sposa e la padrona del mare Adriatico. Un rito nato secoli prima, intorno al 1177, per celebrare il ruolo di paciere della Repubblica tra il papato e l'impero. Un rito che la Serenissima aveva poi trasformato nel suo marchio di fabbrica politico. Per generazioni, questo rito solenne ha cullato i veneziani nell'illusione di essere eterni, invulnerabili dietro la loro muraglia d'acqua. Ma nessuna repubblica, per quanto ricca e saggia, è immortale. E mentre l'ultimo grandioso Bucintoro compiva i suoi viaggi annuali, sull'Europa si stavano addensando nubi oscure, nubi cariche di polvere da sparo, guidate da un giovane generale che avrebbe cambiato per sempre il volto del continente. Cosa accadde quando la tempesta francese si abbatté sulle placide acque di San Marco? Capitolo 7. La distruzione. Il 12 maggio del 1797, il silenzio che calò sulla laguna non era quello solenne e carico di attesa della festa della Sensa. Era il silenzio gelido e pesante della fine. Dopo oltre un millennio di indipendenza ininterrotta, la gloriosa Repubblica Serenissima cessava di esistere. Non crollò sotto i colpi di cannone in una titanica battaglia navale, ma si arrese con una votazione carica di rassegnazione all'interno del Palazzo Ducale. Sulle rive del bacino di San Marco non c'erano più le folle in festa, c'erano le truppe francesi. L'arrivo dei soldati di Napoleone Bonaparte segnò l'inizio di un trauma collettivo che i veneziani non avevano mai conosciuto. Napoleone non voleva semplicemente occupare una città ricca e strategicamente utile. Voleva umiliarla, voleva cancellarne sistematicamente l'identità, strappando via tutti quei simboli che per secoli avevano certificato al mondo l'arroganza e la potenza veneziana. E nessun simbolo era più ingombrante, più visibile e più insopportabile del Bucintoro. Le autorità francesi misero subito gli occhi sul Colosso d'Oro. L'ordine che partì fu implacabile e rispondeva a due logiche spietate: una politica, per decapitare il mito del dominio sui mari, e una puramente economica. Bisognava fare cassa. Immaginate l'eco sorda dei colpi d'ascia che rimbombava nell'aria umida.
l'odore acre del fumo che si mescolava a quello della salsedine. Mani nemiche, aiutate purtroppo anche da manodopera locale passata al servizio del nuovo regime, iniziarono a smantellare sistematicamente la nave di Stato. Un'agonia lenta che si protrasse a lungo tra il 1798 e l'anno successivo. Le centinaia di sculture lignee, i leoni alati, i fregi barocchi realizzati con maestria ineguagliabile, non vennero smontati con cura, vennero brutalmente fatti a pezzi. Il legno pregevole, stagionato e lavorato per anni dai maestri dell'arsenale, venne in gran parte usato come semplice legna da ardere. Il Tradizione racconta di un grande rogo appiccato sull'isola di San Giorgio Maggiore, necessario per sciogliere a fuoco vivo l'oro zecchino che ricopriva le decorazioni. L'arte e la memoria di un intero Stato vennero fuse, trasformando un capolavoro senza eguaglio in anonimi lingotti d'oro per finanziare le future campagne militari francesi. Tuttavia, il fuoco si prese le decorazioni, si prese gran parte dell'oro e il velluto, ma non riuscì a divorare l'intero scafo. Una struttura maestosa di 35 metri, che aveva diffito i secoli, lascia sempre un relitto. Che cosa ne fu allora dello scheletro spogliato e umiliato del trono galleggiante di Venezia, quando il fumo si diradò finalmente sulla laguna? Capitolo 8. L'ultimo giorno. Quando le fiamme si spensero e il fumo acre si diradò, ciò che rimaneva nella laguna era uno spettacolo spettrale. Il Bucintoro, o meglio, ciò che restava del Bucintoro, era irriconoscibile. Lo scafo nudo galleggiava sull'acqua come un'immensa carcassa di legno scuro. Per secoli quella stessa imbarcazione aveva sostenuto il peso del capo dello Stato, degli ambasciatori e del patriziato veneziano, avvolto in velluto. Aveva dominato l'orizzonte, accompagnata dal suono delle campane e dai canti della folla. Ora giaceva vuota, privata delle sue sculture, del suo oro e della Repubblica che l'aveva creata. Ma il destino aveva in serbo un'utilità finale e amara per il trono galleggiante di Venezia. I nuovi padroni, da uomini estremamente pragmatici, non affondarono quel relitto. Uno scafo lungo 35 metri, costruito con il miglior legno di rovere stagionato dell'arsenale, era ancora una risorsa logistica formidabile. Così la nave che per generazioni aveva rappresentato il culmine dell'arte e della libertà veneziana venne declassata a svolgere compiti pesanti. In un primo momento venne utilizzata come prigione galleggiante, il pontile inferiore, dove un tempo faticavano i lavoratori liberi dell'arsenale, divenne un luogo di detenzione freddo e umido. Successivamente lo scafo venne riadattato a funzioni militari e di servizio nel porto. Il Palazzo d'Oro della Pace era diventato una banale e grigia cannoniera. Proprio lì, vicino alle bocche di porto del Lido, dove un tempo il doge gettava l'anello d'oro per sposare il mare, lo scheletro del Bucintoro montava la guardia per conto di potenze straniere. Visse così la sua ultima e silenziosa stagione, sballottato dalle correnti e consumato dal tempo, fino a quando, nel 1824, divenuto ormai troppo logoro e inservibile, venne definitivamente smantellato per recuperare le asse di legno. Il sipario calava per sempre sull'imbarcazione più famosa d'Europa. Eppure la brutale distruzione materiale non riuscì a cancellarne completamente la memoria. Che cosa resta oggi di quel mito dorato che ha incantato il mondo per 5 secoli? Capitolo 9. L'eredità del mito. Il Bucintoro originale, il colosso varato nel 1729, è scomparso per sempre. Eppure, la furia distruttiva non è riuscita a incenerire proprio tutto. Se oggi passeggiate per le sale silenziose del Museo Correr in piazza San Marco, potete ancora trovarvi faccia a faccia con l'ultimo respiro di quel gigante. Sotto le teche di vetro riposano alcuni rari frammenti di decorazione sopravvissuti alla distruzione. Un pezzo di legno intagliato, un frammento del leone alato. Sono vere e proprie reliquie laiche di un'epoca che non tornerà mai più.
Per comprendere appieno le proporzioni e lo sfarzo di quell'imbarcazione, oggi dobbiamo affidarci ai modelli in scala. Quello magnifico, conservato al Museo Storico Navale, a pochi passi dall'Arsenale, ci permette di misurare con gli occhi la genialità dei costruttori veneziani. Guardando quei minuscoli remi e quelle perfette sculture in miniatura, si percepisce in modo chiaro l'ambizione di una nave che trasportava l'idea stessa dello Stato. Il Bucintoro materiale non esiste più, ma ogni volta che Venezia celebra la Sensa e l'acqua del bacino si increspa sotto i remi di centinaia di imbarcazioni, il suo fantasma torna a navigare. Se questo viaggio nella storia del Bucintoro vi è piaciuto, potete continuare a esplorare il passato della Serenissima qui, su Venezia e la sua storia. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi racconti. Ogni settimana riportiamo alla luce episodi, personaggi e misteri della Venezia di un tempo. E ora sono curioso di leggere la vostra opinione. Secondo voi, Venezia dovrebbe ricostruire un nuovo Bucintoro? Scrivetelo nei commenti. Ci vediamo nel prossimo viaggio nella storia.